Aggiornamento di calciomercato Inter, c'è una notizia importante che dobbiamo analizzare, una trattativa in corso per Hakan Çalhanoğlu che potrebbe lasciare l'Inter, ne parliamo in questo episodio di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti in questo nuovo episodio che riprende un po' da dove avevamo lasciato durante il corso dell'ultima diretta alle 19:30 che purtroppo si è interrotta per problemi tecnici della piattaforma che utilizziamo per le nostre live. Mi dispiace molto perché eravamo più di 1500 spettatori quando la diretta si è interrotta proprio mentre stavamo parlando di quello che sta succedendo su Hakan Çalhanoğlu, che nelle scorse ore era già finito sulle prime pagine o comunque aveva già acceso delle discussioni perché si era parlato di un'offerta dall'Arabia Saudita, un'offerta che sarebbe stata presentata però solo al giocatore tramite un intermediario che si sta muovendo tra Arabia Saudita e Italia, che però non aveva fatto breccia in modo particolare, quindi era un'offerta di quelle importanti che arrivano dall'Arabia Saudita che però non aveva fatto avviare una vera e propria trattativa, a differenza invece di quello che sta succedendo in queste ore sul fronte turco con il Galatasaray che si sta muovendo in maniera molto molto concreta. E allora oggi dalla Turchia, come vi stavo dicendo, hanno cominciato ad arrivare sempre più le notizie di una trattativa appunto avviata con il Galatasaray. Su questa notizia abbiamo fatto le verifiche noi di Passione Inter grazie al lavoro della nostra redazione, anche del nostro Federico De Milano dalla redazione di Passione Inter, e vi riporto quello che abbiamo saputo noi sulla base di quello che è emerso. Abbiamo fatto un po' di ordine. Che cosa è successo? Da quello che ci hanno detto delle fonti molto affidabili dalla Turchia, già poche ore dopo la finale di Champions League, da 10 giorni ci è stato detto, quindi indicativamente dal 2 giugno, sono iniziate delle trattative con il Galatasaray che aveva un budget importante per questo mercato, che voleva riversare soprattutto sull'acquisto di Victor Osimhen dal Napoli, trattativa che poi è saltata, quindi il Galatasaray ha un budget molto importante da investire sul mercato, in parte lo ha già messo su un profilo come Leroy Sané che è arrivato per una cifra significativa, 10 milioni di ingaggio all'anno, quindi il Galatasaray ha potere di spesa anche sugli ingaggi molto importanti. E preso Sané, già la scorsa settimana, quindi già 10 giorni fa, il Gala si è attivato in maniera importante anche su Hakan Çalhanoğlu, ottenendo in parte quello che era già successo un anno fa, quando Çalhanoğlu con il Bayern Monaco di mezzo, ma non solo, aveva ascoltato le offerte, soprattutto il suo agente, ecco, non tanto Çalha quanto il suo agente ha ascoltato le offerte e, come era già capitato, ha detto parlatene con l'Inter, con un Çalha che sta benissimo all'Inter, sta molto bene all'Inter, ha un contratto fino al 2027 che vuole rispettare, ma se l'Inter ascolta le offerte e intende cederlo, allora lui, di fronte ad un'offerta molto importante come quella che ha messo sul piatto il Galatasaray, è disposto ad ascoltarla e ad andare avanti. Quindi è arrivata questa sorta di apertura che deve passare però poi da una apertura totale da parte dell'Inter, che da quello che ci è stato detto in Turchia, vi riporto testuale quello che mi hanno detto queste fonti turche, ha fatto una prima richiesta al Galatasaray che il Galatasaray ha ritenuto folle, o almeno le persone con cui abbiamo parlato ci dicono è stata una richiesta folle. Questa richiesta, da quello che abbiamo capito, probabilmente si aggira attorno ai 50 milioni di euro, forse, come valutazione che l'Inter ha fatto. Una valutazione che è in linea con quella che era stata fatta un anno fa, quando Çalha arrivava da una stagione da grandissimo protagonista nell'Inter della seconda stella, e l'Inter, di fronte alle proposte del Bayern, aveva alzato un muro da 50 milioni, forse anche qualcosina in più, che non è mai stato scalfito. Quindi qualcuno dirà, ma quest'anno è stato un rendimento in calo rispetto alla stagione precedente, come puoi chiedere di nuovo queste cifre per un giocatore che va verso i 31 anni? Ecco, comunque rimane un giocatore centrale nell'Inter che inevitabilmente con la cessione di Çalha deve poi andare a fare un investimento molto significativo almeno su un altro centrocampista. Poi dopo ci torniamo sia sui possibili nomi sia sulle soluzioni eventuali da prendere in considerazione. Quindi l'Inter si andrebbe eventualmente a privare di un giocatore comunque centrale nella propria squadra, un elemento molto importante che rimane comunque uno dei top a livello internazionale nel suo ruolo. Quindi si parte da questa valutazione, consapevoli che poi potenzialmente può essere una cifra che può essere trattata, perché comunque per certi versi, ne stavamo parlando in diretta prima che si interrompesse, può ricordare molto la situazione che abbiamo già vissuto anche con Marcelo Brozovic, l'ultima sessione di mercato possibile per andare a monetizzare la cessione di un giocatore che ha un ingaggio molto importante, che non è più giovanissimo e che quindi anche per quelli che sono i paletti di Octree ti porta
a prendere in considerazione queste eventuali cessioni per ringiovanire e ripartire da giocatori che ti costano meno, soprattutto in termini di ingaggio. Quindi a livello di progettualità e di ringiovanimento e di ottimizzazione anche delle risorse a disposizione, è una opportunità che il mercato ti presenta, che l'Inter potrebbe prendere in considerazione, come aveva fatto con Marcelo Brozovic, con delle differenze sostanziali, non tanto sull'età, perché praticamente ha la stessa età più o meno, giù di lì, di Brozovic al momento di andare all'Al-Nassr. La differenza è che quel Brozovic era già più in partenza rispetto a questo Çalhanoğlu. Quel Brozovic l'Inter l'aveva già messo un po' più alla finestra, anche perché, seconda differenza importante, quel Brozovic aveva già un sostituto proprio in quel Çalhanoğlu, cosa che invece questo Çalhanoğlu nei fatti non ha, perché Aslani ad oggi non è un sostituto credibile di Çalhanoğlu ad alto livello per affrontare una lunga stagione, e dunque l'Inter con l'eventuale cessione di Çalha perderebbe un elemento non sostituito, e per questo tiene l'asticella molto alta. Detto questo, secondo me, ripeto, fino ad ora vi ho dato notizie, adesso vi do una mia opinione, vedendo un po' quello che è anche quelli che sono i paletti, il progetto di Octree, eccetera, e di fronte ad un'opportunità, ecco, che ti si potrebbe presentare, credo che si potrebbe scendere anche sotto il muro dei 40 milioni forse come valutazione dell'Inter per questo giocatore. Lascio a voi, ecco, le interpretazioni. Siete d'accordo con questa valutazione da circa 40 milioni per Çalha? Forse anche qualcosa in meno, addirittura stava dicendo qualcuno nel corso della nostra live. A questa cifra, secondo voi, Çalhanoğlu si può vendere? Io ci vado molto cauto per due motivi, ma poi dopo facciamo anche un ulteriore ragionamento. Intanto, oltre al fatto che bisogna ragionare sul come sostituirlo, siamo sicuri che il Çalha che si va a cedere in questo momento è quello che abbiamo visto nell'ultima stagione, quindi in calo e continuerà a calare, oppure può tornare a crescere, può tornare al livello del Çalhanoğlu che abbiamo visto nell'anno della seconda stella, che è stato un centrocampista di altissimo livello, attorno al quale bisogna capire anche Chivu che cosa vuole fare. Vuole ricostruire un Inter a partire da Çalha oppure no? Perché se vuole ripartire da un giocatore così, gli vai a togliere una colonna portante, un elemento molto importante. Già non parti bene all'interno di un progetto che tendenzialmente cercherà di confermare in gran parte la rosa dei titolari, ringiovanire, dicevamo, la mezzala, il difensore centrale e qualcosina soprattutto nelle alternative. Se già vai a toccare anche là, e a centrocampo potrebbe partire anche Frattesi, che è sul mercato, stai già cambiando molto nel cuore di una squadra, non tanto Frattesi quanto Çalha, appunto, come detto, e anche Mkhitaryan che andrà evidentemente sostituito. Non possiamo pensare di partire in un'altra stagione con Mkhitaryan titolare assoluto. Dunque questo tema assolutamente va affrontato. Detto questo, con chi vai eventualmente a sostituirlo? Se pensi di ripartire con lo stesso modulo, con le stesse con lo stesso stile di gioco, e quindi fuori Çalha devi prenderne un altro, devi andare a prendere un giocatore che sia certezza. L'età non mi interessa, 21, 22, 28 anni, 29 anni, a me personalmente non interessa molto. Mi interessa che se perdi un giocatore così centrale lo vai a sostituire con un giocatore che possa essere altrettanto d'impatto nell'immediato, perché è un ruolo, è un reparto, e stai andando a toccare una cosa che ha bisogno di certezze, secondo me, per poter essere toccate. Allora stanno facendo varie ipotesi, stavamo dicendo anche nel club di Passione Inter dei nomi che poi magari andremo ad approfondire se questa trattativa andrà avanti nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Da Hjulmand, che allo Sporting ha fatto un grande salto di qualità, potrebbe essere un nome molto interessante, lui che già conosce la Serie A avendo giocato a Lecce, l'Inter lo seguiva ed è un giocatore molto interessante. Qualcuno diceva nel Bayern Monaco c'è un giocatore più strutturato come Paligna che è in uscita, che non ha giocato molto nell'ultima stagione, ti darebbe anche più centimetri, più muscoli lì davanti la difesa. Oppure c'è chi diceva perché non andare a prendere Anghissà dal Napoli, anche se è un giocatore differente, però ti aggiunge muscoli. Ecco, io francamente stavo ragionando anche come gusto personale, se perdo Çalhanoğlu, trovare un altro Çalha lì davanti non è semplice. Mi piacerebbe, soprattutto con Chivu, ragionare su un profilo più muscolare da mettere davanti alla difesa, che mi dia
più interdizione, visto che i compiti di regia secondo me possono essere distribuiti tra tanti giocatori, non che chiaramente sia facile sostituire la regia di Ciala, però ragionerei molto su dare più solidità a quel reparto lì, visto che la grande evoluzione di Ciala secondo me è stata soprattutto da un punto di vista difensivo, riconvertendosi lì davanti. C'è da dire che senza Ciala perdi anche un rigorista quasi infallibile, quindi anche questo è un aspetto che eventualmente andrà sostituito come caratteristica all'interno dell'Inter. Ad oggi non vedo un sostituto pronto a prendersi l'incombenza dei calci di rigore che invece di cui si è fatto carico Hakan Çalhanoğlu. Per cui da questo punto di vista, oltre al tema dei rigori, oltre al tema appunto del fatto che trovare un sostituto all'altezza non è semplice, e devi farlo, altrimenti ragazzi bisogna parlare di ridimensionamento, assolutamente. Devi andare a prendere un sostituto all'altezza e trovare un sostituto all'altezza, si parla di Rovella. Rovella, ragazzi, ti chiedono 50 milioni da quello che leggiamo. Non vorrei leggere Nicolussi Caviglia, che con tutto rispetto buon giocatore, magari come alternativa non posso pensare di passare da Ciala a Nicolussi Caviglia, con tutto il rispetto, lo ripeto, per un giocatore molto interessante. Comunque lo stesso Ricci secondo me non è in grado di raccogliere l'eredità di Çalhanoğlu, serve un giocatore più specializzato in quel reparto lì rispetto a quello che è oggi Samuele Ricci. Quindi io ragionerei, ecco, se non trovi il profilo giusto, che può, come dicevo, ai tempi di Brozovic e poi ci si è trovato Ciala, ragionerei sul reparto, andare a sostituirlo di caratteristiche di reparto. E quindi è molto diverso il 3-5-2 da un 3-4-1-2 che spesso abbiamo ipotizzato, è molto diverso perché cambia l'interpretazione del ruolo, però poi parlare di moduli è sempre molto limitante, bisogna parlare di caratteristiche. Io ecco, quindi se si perde Ciala, di fronte a queste cifre ragionerei sulla possibilità di cambiare un po' anche il sistema di centrocampo e la diga che vai a comporre davanti alla difesa, perché veramente, ripeto, sostituire Ciala con i soldi che incassi e andarne a prendere un altro che sia degno dell'Inter non è uno scenario così semplice, visti i prezzi che girano in questo momento e visto che l'Inter, ecco, si muove soprattutto sul mercato interno quando deve andare a prendere delle certezze. Poi ci sono altri nomi, dal Florentino Luis che mi avete fatto, del Benfica eccetera, vanno poi testati anche in Serie A, per quanto siano giocatori sicuramente molto molto interessanti. Quindi questa è attualmente la situazione. Sono curioso di leggere anche i vostri commenti su questo. Ripeto che al momento è una trattativa su cui l'Inter comunque tiene alto il muro della valutazione. Vi chiedo se secondo voi è un'opportunità da cogliere oppure no l'eventuale cessione a queste cifre, dove fissate l'asticella del prezzo e come eventualmente si dovrà sostituire Hakan Çalhanoğlu. Detto che io, ragazzi, ci vado sempre cauto sul valutare i senatori e i big di questa Inter dopo l'ultima stagione, perché secondo me lo standard di rendimento non è quello dell'ultima stagione. Penso che diversi giocatori possono dare di più rispetto a quello che hanno fatto quest'anno. Certo che se si dovesse decidere di cambiare, capirei anche che potrebbe esserci alla base una volontà di dare una rinfrescata forte anche a livello di qualche senatore, detto che io mi aspettavo francamente che si ringiovanisse soprattutto il centro della difesa ed eventualmente il sostituto di Mkhitaryan. Perdere Ciala per me eventualmente non è una cosa così banale da far passare come un ok, avanti col prossimo giovane, perché non serve un giocatore qualunque secondo me per sostituirlo. Però questa è la mia opinione, fatemi un po' sapere la vostra, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Ho detto che chiaramente si può sempre migliorare, non è detto che se parte un giocatore importante poi non possa essere sostituito degnamente e magari migliorando. Vi aspetto nel club di Passione Inter, dove in queste ore ci scateneremo anche nella ricerca di un possibile sostituto all'altezza, quindi www.passioneinter.club per sostenere il nostro progetto e la nostra community. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube trovate tutti i video qua, potete cliccare ovunque e non vi perdete gli altri approfondimenti in cui vi abbiamo raccontato anche la nuova Inter di Chivu e non solo.